Sì, ecco la vostra nuova borsa preferita. Quale vi piace di più? Ma prima, ciao a tutti e benvenute o bentornate sul canale di Macri Bag. Io sono Martina e oggi ti mostrerò come realizzare questa nuova borsetta realizzata con questo super filato pelliccia. La borsa in questione si chiama Luna ed è stata realizzata con questo filato pelliccia dal color cincilla un po' melangiato, quindi dalla tonalità del grigio chiaro e grigio scuro. Abbiamo anche un'altra versione, vedete questa, un color lapin, che in realtà è un color nero, in questo caso uniforme e non melangiato. Sul nostro shop comunque troverete questi due colori, il color volpe e anche il colore ermellino, un color panna molto chiaro. Ma torniamo a noi. Questa borsa è una borsa invernale molto morbida e super richiesta. La borsa risulta soffice al tatto e molto morbida. Abbiamo utilizzato questo filato pelliccia che è molto semplice da lavorare. L'unica difficoltà iniziale sta magari nel trovare i punti, perché questo filo è molto pomposo. Quindi abbiamo realizzato il fondo e poi semplicemente siamo passati al corpo della borsa con un semplicissimo punto basso. Abbiamo aggiunto poi gli accessori, quindi o questo manico tracolla in pelle oppure una semplice catena. Questa borsa è di medie dimensioni e noi vi spieghiamo passo passo come andare a realizzare proprio questo modello e di queste dimensioni. Dimensioni trovate anche sotto scritte in descrizione. Potete comunque realizzare una borsa più piccola o più grande a vostro piacimento. Dovete cambiare le catenelle iniziali e poi magari le misure di tutta la borsa. Comunque dovete seguire sempre questo tutorial, ma cambiare un po' tutte le misure sia nel fondo che nel corpo. Parliamo ora di tutto l'occorrente necessario per andare a realizzare questo modello, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale di Macri Bag qui su YouTube se non volete perderti i prossimi video e soprattutto di azionare la campanella se volete ricevere le notifiche. In più ci troverete su altri canali social sia su Instagram che su TikTok col nome macre.bag. Indichiamo ora tutto l'occorrente necessario per realizzare questa borsa, ovvero la borsa Luna. Noi abbiamo utilizzato questo filato cincilla in questa colorazione grigio, però ne trovate anche altre sul nostro shop. Abbiamo utilizzato in tutto due gomitoli del filato pelliccia. Mi raccomando, se interessate a realizzare esattamente questo modello, acquistatene due, perché molte volte vedo che sbagliate, ne acquistate uno solo invece che due. In più abbiamo gli accessori, che noi in questo caso abbiamo messo gli anelli a moschettone 1 e 2, anche qui dovete comprarne 2 di questo prodotto qui, e qui abbiamo messo la nostra tracolla in similpelle, ma potete fare anche semplicemente questa versione con la catena, quindi o comprate la tracolla o comprate un singolo metro di catena più sempre gli anelli. Gli anelli a moschettone ci sono sempre nelle borse, è molto difficile che non ci siano. E un ultimo suggerimento che do: di foderare questa borsa, perché questo filato, come tutti gli altri filati invernali, la lana e altri, è molto morbido e tende a cedere, quindi io vi suggerisco anche qui di foderarla internamente. Ma poi ha aggiunto anche questa chiusura a calamita, quindi se volete potete prendere anche quella, trovate quella sul nostro shop macrebag.it, e pure la fodera in raso. Vedo che molte borse non le foderate, il mio suggerimento in realtà invece è di farlo, quindi seguite magari alcuni tutorial, vedete alcuni video per imparare a foderare le borse, perché il risultato vi viene ovviamente migliore, più preciso, e soprattutto nel caso di questi filati invernali la borsa non tende a cedere. E infine anche l'uncinetto viene indicato subito nel video, ma avrete bisogno di un uncinetto numero 10 per lavorare. Prima però mi raccomando, fate delle prove, vedete se effettivamente quel numero è fatto apposta per voi, se vi torna bene con la mano, con la lavorazione, eccetera. Ora noi iniziamo.
Mi raccomando, all'inizio avrete magari un po' di difficoltà se non siete abituati a utilizzare questi filati, a lavorarli, però vi assicuro che prendendo la mano e facendo un po' di pratica vi risulterà molto molto facile. Nel tutorial comunque indichiamo singolo passaggio e vi mostriamo anche alcuni trucchetti per riuscire a capire meglio dove trovare i punti dove andare a inserire il nostro uncinetto. Quindi iniziamo il tutorial, noi ci vediamo alla fine del video. Iniziamo a lavorare la nostra borsa. Abbiamo preso questa pellicciotta, vedete in questa colorazione melangiata sul grigio, che è una delle tonalità che abbiamo disponibili sul nostro negozio. Vedete come ha questo filo, ha questa pellicetta da un lato molto morbida e non troppo lunga come altri filati che abbiamo. Questa parte invece di cordoncino abbastanza rigida, comunque non è elastico. E ora, allora, iniziamo a lavorare. Come sempre, anche per lavorare questo filato ci sarà un pochino più di difficoltà, ma vi spieghiamo anche qui dei piccoli trucchetti e come lavorarla al meglio. Però l'effetto che viene è veramente molto bello. Abbiamo preso l'uncinetto numero 10, iniziamo realizzando un primo cappietto, quindi giro e fermo così. E continuiamo con le catenelle. Devono essere un totale di 19, quindi 19 più 1 che è il cappietto, arriviamo a 20 punti in totale. Abbiamo fatto tutte e 20 le catenelle e per ora il risultato è questo. Ora vi do un piccolo suggerimento, mi raccomando cercate di fare le catenelle più lenti possibili perché così potete sentire meglio i buchini. Ci aiutiamo con le mani, quindi con le dita dobbiamo andare a sentire dove sono i buchini successivi, vedete sono questi qui. E ora iniziamo a fare il primo giro di punti bassi. Devo saltare il primo punto che sentiremo così con la mano, vedete mamma inserisce il dito. Quindi salto questo punto e vado a cercare quello successivo. Per facilitare cercate di far scorrere il dito dal primo punto a quello seguente, così per sentire meglio. Quindi entro ora con l'uncinetto al suo interno, carico il filo, trascino fuori e ho queste due asole. Carico di nuovo e chiudo. E così abbiamo fatto un punto basso. Ancora trascino il dito fino ad arrivare all'altra catenella e devono essere abbastanza morbide perché così siete più facilitate a trovarlo, in caso contrario sarà un po' più complesso. Quindi altro punto, ancora punto successivo, contate anche perché devono essere un totale di 18 più il cappietto finale che lo lavoreremo in un altro modo e anche qui dovremo semplicemente andare a realizzare il fondo della nostra borsa e andiamo avanti. Siamo arrivati all'ultimissimo punto che in questo caso è il nostro cappietto, vedete che abbiamo anche il filino più corto che lo tira. E ora qui in questo punto devo entrare per ben 3 volte e fare 3 punti bassi. Quindi entro con l'uncinetto, carico il filo e lo trascino fuori. Vedete 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Vedete che con l'altra mano si regge anche il filino più corto per non farlo allargare eccessivamente. E rientro con l'uncinetto, carico e trascino, carico e chiudo tutte e due. Per l'ultima volta faccio un ultimo punto basso. Vedete che nel frattempo praticamente il lavoro si è andato a girare. Ora tiro l'asolina più corta per chiudere bene questo punto e devo lavorare punti bassi anche dall'altra estremità della nostra catenella, quindi devo rientrare nuovamente nei punti appena lavorati facendo singoli punti bassi. Qui dobbiamo pure portarci dietro questo filino più corto per andare a chiuderlo. Quindi entro nel primo punto disponibile con l'uncinetto e vedete sopra abbiamo lasciato anche questo filo più corto, lo posizioniamo proprio sopra l'uncinetto. Ora carico il filo e lo trascino fuori. Di nuovo queste 2 asole, carico ancora e chiudo. Così andando avanti con questi punti fissiamo
il filino più corto e quindi non sarà necessario fare una cucitura successiva, e continuiamo a realizzare il fondo della nostra borsa. Ecco il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora, e questa diciamo che sarà la base, perché la nostra borsa ha una forma a sacca ed è molto schiacciata, quindi non facciamo altri giri per realizzare il fondo. Ora sono all'ultimissimo punto, pure qui devo fare un aumento, quindi entro con l'uncinetto nel punto e faccio un primissimo punto basso, 2 asole, carico e chiudo. Di nuovo rientro nel solito punto facendo ancora un altro punto basso, un secondo. Dall'altra parte, nell'altra estremità, ne avevamo fatti 3, qui ne abbiamo fatti 2 perché uno degli aumenti è indicato come il primissimo punto del giro. Ora, per chiudere e passare al giro seguente, semplicemente inizio a lavorare a spirale. La stessa cosa che poi farò per tutti i giri successivi, quindi non avrò bisogno di fare ulteriori lavori o alzare il lavoro con delle catenelle. Quindi cerco di nuovo il punto con le mani, prendo il filo e lo trascino fuori e chiudo con un punto basso, quindi semplicemente un punto basso. E quindi ora continuiamo tutti i giri successivi facendo singoli punti bassi per ogni punto che trovo. Quindi andate avanti, aiutatevi con questo metodo delle mani, facciamo vedere un po' più lentamente. Vedete, qui ho il punto precedente dove ho lavorato, poi trascino il dito e entro in quello successivo. Si sente molto bene perché con la punta del dito vi aiutate e capite dove si trova appunto il nodino e il buco successivo. Quindi andate avanti così, continuiamo per un tot di giri, vi spieghiamo noi poi come prendere le misure e continuiamo a realizzare questa borsa. Mi raccomando, singoli punti bassi, state attenti a non saltare alcun buchino. Ora andiamo avanti e vi facciamo vedere come proseguire con il lavoro. Siamo ritornati al punto di partenza, vedete, così abbiamo terminato pure il secondo giro. Ci siamo scordati di farvi aggiungere il marcapunti, mettetelo voi all'inizio del lavoro per segnare appunto il lato di partenza. Questo è dove avevamo finito le nostre catenelle e iniziato i punti bassi. Ora andiamo avanti e continuiamo con questi giri di punti bassi. Ecco che abbiamo realizzato, vedete, la borsa. Questo è l'effetto del color cincilla melangiato. Non è molto bello, può piacere o non piacere, comunque abbiamo anche altri colori come il nero e l'ermellino, che è un panna, che sono colori unici, tinte uniche. Abbiamo raggiunto un'altezza di circa 25 cm per una larghezza di 29 circa. Ora andiamo avanti, siamo arrivati a lavorare fino al punto iniziale dove avevamo il marcapunti, quindi siamo arrivati esattamente in questo punto qua, vedete, portando così, e ora dobbiamo chiudere il nostro lavoro. Chiudo entrando in questo punto seguente, carico il filo e formo queste 2 asole. Ora però non chiudo, non faccio un punto basso, ma chiudo con un punto bassissimo, quindi chiudo le 2 asole assieme, così. E ora tiro l'uncinetto, il filo, circa 10-15 cm, e lo vado a tagliare. Tagliamo e tolgo il filo in eccesso. Ora questo filo dovrò fare una chiusura. Io semplicemente giro la borsa e vado a fissare il filo nella parte interna. Prendiamo un uncinetto più piccolo per aiutarci, perché così si riesce a entrare meglio nei nodini. Prendiamo questo uncinetto più piccolo e inizio a entrare nella parte interna della borsa, nei nodini, per fissare il filo. Quindi entro magari in un nodino, vedete, prendo il filo e lo trascino all'interno e lo faccio passare tutto. Poi vado in quello successivo, così carico il filo e vedete, lo faccio passare. Facciamo questo lavoro per almeno una decina di volte in
profondità, quindi cerco di andare all'interno della borsa più in fondo possibile. Siamo arrivati fino quasi alla fine, al fondo della borsa, e ora tagliamo il filo in eccesso e il corpo è pronto. Vedete, così risulta molto morbido. E ora andiamo ad aggiungere gli accessori e a fare anche la fodera interna. Vedete, posizioniamo bene il corpo della nostra borsa in linea con il fondo. Prendiamo il nostro anello, vedete, così apribile, che si può aprire e chiudere a piacimento, e prendiamo entrambi i lati della borsa, 1 e 2. Entro così e vado a fissare. Lo stesso lavoro lo facciamo anche per l'altro lato. Cerchiamo di essere più simmetriche possibili. Vedete, entro e è aggiunto. Ecco tutte e due. Abbiamo aggiunto poi la catena, vedete, noi abbiamo messo mezzo metro, ma potete metterne anche di più quanto desiderate sia la lunghezza, e questo è finalmente l'effetto. Ora noi aggiungiamo anche una fodera interna per rendere la borsa un po' più resistente, perché sennò questo filato tende comunque ad ammorbidirsi, e aggiungiamo pure una chiusura a calamita qua in cima per fare una chiusura alla borsa. Quindi andiamo avanti e noi facciamo vedere il risultato finale. Ed ecco che abbiamo terminato la borsa. Come vedete, noi l'abbiamo foderata perché sicuramente il lavoro viene più preciso e non rischiate appunto che il filato ceda. Abbiamo aggiunto in questo caso la nostra tracollina, però come vi abbiamo fatto vedere prima potete mettere anche la catena, e quindi il risultato è questo. Il colore, vedete, questo è molto bello ma un po' particolare. Trovate anche altri colori, abbiamo un nero, un color panna e un color volpe. Anche questi sono in realtà bellissimi, e soprattutto è molto bello questo filato lavorato, perché risulta effettivamente come se fosse una pelliccia, non sembra una borsa lavorata all'uncinetto. E quindi la borsa è terminata, noi abbiamo realizzato la borsa luna, ora tocca a te. Rispondimi comunque qui sotto nei commenti, dimmi qual è la tua preferita, questa in color nero o questa in color cincilla. Noi ci vediamo al prossimo video.